Oggi vi voglio raccontare la mia esperienza con le ferrovie portoghesi durante la mia vacanza in estate 2023 a Lisbona. Appena uscito dall'aeroporto mi trovo subito davanti la linea rossa della metropolitana. Inaugurata alla fine degli anni 50, la metro di Lisbona è composta da 4 linee. Sto per prendere una ML97, costruita dalla Sorefame ed entrata in servizio nel 1999. È composta da 2 unità di trazione da 3 casse ciascuna. Le 2 casse all'estremità sono motorizzate, mentre la cassa centrale è folle. Questa metro utilizza una terza rotaia a 750 volt in corrente continua. Viaggiando sullo scartamento ordinario di questa ferrovia sotterranea, in pochi minuti ci troviamo alla stazione di Lisbona Oriente. Questa spettacolare stazione è stata progettata dallo spagnolo Santiago Calatrava, lo stesso architetto che ha costruito la stazione di Reggio Emilia. È entrata in servizio nel 1998 ed è tuttora un punto di snodo fondamentale per gli abitanti di Lisbona, ma anche per i turisti. Sugli 8 binari che compongono questa stazione vengono effettuati numerosi servizi, dai suburbani fino agli internazionali. Questo per esempio è un Intercity che effettua il servizio Lisbona-Évora. Da notare che le ferrovie dello Stato portoghesi adottano lo scartamento iberico, maggiore rispetto allo scartamento ordinario. Sto per prendere il treno suburbano diretto verso la stazione di Santa Apollonia, serie 3500 della CP, paragonabile praticamente ai nostri TAF. Stazione di Santa Apollonia. Questa stazione, in pieno stile neoclassico, è stata aperta nel 1865. Si trova nel cuore del centro di Lisbona e ospita 7 binari, da cui partono treni regionali, interregionali, suburbani, intercity, ma parte anche il famosissimo Alfa Pendular, ossia il pendolino portoghese. Come vedete infatti in questa foto il treno ricorda molto il nostro pendolino. Difatti è basato proprio sull'ETR 480 ed è stato costruito dalla Fiat Ferroviaria. A differenza però dei nostri ETR 480, che ora sono tutti trasformati in 485 livrea Frecciargento, l'Alfa Pendular può arrivare solo a 220 km/h. Ma per l'estensione ridotta delle linee di questo paese questa velocità è più che sufficiente. Ferme sempre nella stazione di Santa Apollonia sono presenti anche queste interessanti locomotive. Costruite negli anni 90 dalla Siemens, sono la serie 5600 della CP. Possono raggiungere i 220 km/h e sono spesso utilizzate al traino di Intercity. A pochi passi di Santa Apollonia ho potuto ammirare la favolosa chiesa di Santa Engrazia, ma anche la chiesa di San Vincenzo de Fora. E ovviamente nel centro della capitale non potevano mancare i famosissimi e storicissimi tram, i remodelados, costruiti negli anni 30 e ristrutturati negli anni 90. Questi veri e propri mostri a singolo carrello che corrono su uno scartamento di 900 mm e con un'alimentazione a 600 volt in corrente continua percorrono le più ripide salite e le più strette curve, infilandosi dappertutto. Interessante anche il doppio tipo di pantografo che montano, uno più vecchio per le linee storiche e uno più moderno per le linee più recenti. Si riprende ora la metro con una ML99 degli anni 2000.
Di nuovo a Stazione Oriente vediamo un CP serie 2300 in servizio dal 1992 diretto verso la stazione di Santa Polonia. Queste elettromotrici hanno dei motori trifase, possono raggiungere i 120 km/h e sono utilizzate spesso per dei servizi suburbani. Un altro CP 2300 in arrivo e in arrivo un CP classe 2240 diretto verso la cittadina di Tomar. Queste elettromotrici, entrate in servizio tra il 2004 e il 2005, derivano in realtà da altre elettromotrici, le 2100, 2150 e 2200, costruite tra gli anni 70 e gli anni 80. Con i loro motori in corrente alternata sono capaci di raggiungere 120 km/h di velocità massima e si possono accoppiare più unità di trazione costituite da 3 elementi fino a un totale di 3 unità di trazione per 9 pezzi. Nel mio caso il treno che ho preso, il regionale Lisbona-Tomar, è costituito da 2 unità di trazione per un totale di 6 elementi. Dal finestrino si può notare la maggiore larghezza delle rotaie data dallo scartamento iberico da 1668 mm. Un piccolo appunto anche sulla linea aerea che in Portogallo è alimentata a 25 kV in corrente alternata 50 Hz. Spettacolare l'incrocio con questo Intercity diretto verso la capitale e adesso nei pressi della stazione di Lamarosa incrociamo un altro 2240. E con la scusa direi di andare a vedere un po' di foto sulle stazioni che compongono la linea da Lisbona fino a Tomar. Eccole qua tutte e 22 le stazioni della linea. Dalla stazione di Santa Polonia fino ad Azambuja abbiamo anche un treno dedicato di tipo suburbano che abbiamo già visto prima nel video. Continuando invece ad andare avanti, il regionale che effettua tutte le fermate comincerà ad approcciare diverse stazioni in quello stile molto portoghese che è caratterizzato da piastrelle di ceramica verniciate con diversi motivi. Un esempio è la stazione di Santarém, una delle stazioni a mio avviso più belle di questa linea. Vedete qui le foto in sovraimpressione e presenta anche questo bellissimo serbatoio dell'acqua che ci riporta indietro al secolo scorso. Ma la più importante tra tutte le stazioni di questa linea è la stazione di entroncamento. Inaugurata nel 1862, questa stazione è un vero e proprio punto di biforcazione tra la Linha do Norte, la linea che va da Lisbona a Porto, e la Linha do Leste, che è la linea che arriva fino al confine con la Spagna. La cittadina ovviamente è stata costruita intorno alla stazione e non viceversa. Inoltre nel gigantesco fascio di binari che compone questa località troviamo servizi passeggeri, binari per treni merci, officine. Abbiamo anche un bellissimo deposito tradizionale di quelli con la piattaforma girevole di fronte. Ma soprattutto abbiamo il Museo Nazionale Ferroviario del Portogallo che in questa vacanza purtroppo non sono riuscito a visitare. Sicuramente però in futuro cercherò assolutamente di vederlo e portarci magari anche un bel video sul canale. Vi lascio in descrizione dei video sul museo. Tornando al nostro viaggio, il convoglio su cui ci troviamo, il CP serie 2240, se vi ricordate la clip precedente in cui arrivava a Stazione Oriente, si poteva vedere che era formato da 2 unità di trazione.
Ebbene sì, come suggerisce il nome, nella stazione di entroncamento le due unità di trazione vengono sganciate e solo l'unità di testa andrà verso Tomar. Il capotreno fortunatamente ci avvisa per tempo di questo cambiamento e noi che ci trovavamo nell'unità di coda scendiamo alla stazione di entroncamento per risalire poi sull'unità di testa. In tutto ciò il treno resta fermo per svariati minuti, anche per dare le dovute precedenze ad altri treni, come questo bellissimo Alfa Pendular. Effettuato lo sgancio delle due elettromotrici possiamo ripartire. Una panoramica ora sugli edifici della stazione, possiamo vedere la stazione stessa. I serbatoi anche qui dell'acqua. Il deposito visto in lontananza e anche queste belle automotrici diesel elettriche classe 0350 sempre dell'ACP. Effettuano il servizio nella linea Doleste per poi attraversare addirittura il confine con la Spagna. Montano tuttora due motori diesel da ben 440 cavalli che generano la corrente necessaria a far funzionare 4 motori elettrici da 341 cavalli. Non fatevi ingannare dall'apparenza, queste automotrici sono state costruite negli anni 50 come serie 0300 e nel 2000 sono state completamente rimodernizzate. Bene, superato definitivamente entroncamento, continuiamo sulla linea do Norte e mancano poche fermate alla nostra destinazione. Nel frattempo, facendomi un giro del convoglio, vedo questo interessante cartello che pubblicizza un treno storico, eppure qui purtroppo mi mangio le mani per non essere riuscito a partecipare a questo evento. Eccoci infine alla piccola stazione di testa della cittadina di Tomar, costruita intorno al fiume Nabao, un piccolo affluente del Tago. Questa cittadina ospita un monumento nazionale del Portogallo, il castello di Tomar, costruito sul suo colle più alto. All'interno delle mura del castello è presente anche il vecchio convento dell'Ordine di Cristo, di cui in questo momento state vedendo le foto. Castello e convento sono stati costruiti nel XII secolo. Con queste foto io concludo il video, spero che vi sia piaciuto questo piccolo viaggio nelle ferrovie del Portogallo e noi ci vediamo in un prossimo video.